collocato in un'area di sorveglianza ad alta definizione. Ma ciao amici, come state? Spero benissimo. Oggi torniamo a parlare di telecamere di sorveglianza per le nostre abitazioni. Lo facciamo con un prodotto un po' particolare della Ausu, spero si pronunci così, T2 Ultra 4K. Voi direte, cosa ha di particolare questo sistema di telecamere? Ebbene, è un sistema. Parte da due telecamere, che è questa la configurazione che andremo a vedere oggi, e arriva ad un massimo di 6 telecamere. Possiamo fare un circuito di rete wifi per controllare ogni punto della nostra abitazione. Quindi se siete curiosi di questo prodotto, vi aspetto dopo la sigla. È un sistema multitelecamera, ripeto, in questo caso andremo a vedere la sola installazione e configurazione di due telecamere ed una base necessaria per far funzionare una serie di telecamere. La base va collegata alla presa di rete del modem, in modo che poi gestisce in totale autonomia le telecamere tramite il segnale wifi a 2.4 GHz. Vediamo nel dettaglio come sono strutturate. Queste telecamere hanno una risoluzione di 4K Ultra HD e una visione notturna a colori. Riprendono di giorno e di notte con apertura focale di 1.0 ed hanno un sensore Starlight da 1.1 ottavo, offrendo filmati con colori vividi e due modalità di ripresa notturna. Archiviazione locale dei filmati sicura, tra virgolette, e nessun abbonamento richiesto. La base Ausu Base 2.0 supporta fino ad 1 TB di archiviazione per i filmati tramite micro SD in modalità criptata, sufficiente per salvare in modo sicuro tutti i video delle telecamere. Sorveglianza a 360 gradi e monitoraggio automatico per la massima sicurezza. La telecamera è orientabile ed inclinabile a 360 gradi, offre una sorveglianza completa in tempo reale tramite radar ed intelligenza artificiale. A questo punto vediamo brevemente il contenuto della confezione e poi ci trasferiamo fuori per installare il tutto, ma non nella mia attuale abitazione, in quanto è super protetta da telecamere, bensì installerò il tutto su una seconda abitazione. Poi vi spoilerò tutto in seguito, ragazzi, come è fatta e come la sto sistemando. Nella descrizione del video trovate tutti i link di riferimento per andarvi a vedere le caratteristiche complete del prodotto e per chi vorrà acquistarlo. Speriamo che non mi deluda. L'appartamento è praticamente nuovo, mai stato abitato, è stato finito qualche anno fa, quindi l'abbiamo un po' rivisto e sistemato nelle piccole parti dove era da sistemare. Quindi i primi che verranno ad abitare nel mio alloggio turistico saranno le prime persone proprio ad abitarlo, e mi raccomando, trattatemelo bene. Detto questo, ragazzi, ora diamoci da fare con l'installazione delle due telecamere di sorveglianza.
Colleghiamo il cavo di rete fornito di serie con le telecamere dietro al router o modem che sia. La seconda fase è collegare l'alimentatore alla presa di corrente che andrà ad alimentare la base delle telecamere. Certo, non è il massimo, però voglio dire, meglio di così non si può mettere. Ora andiamo a vedere come posizionare le due telecamere. Una volta individuato la posizione delle due telecamere, andiamo a scaricare l'applicazione necessaria per far girare il tutto. Scaricata l'applicazione, creiamo un account per entrare dentro il nostro circuito di telecamere. Colleghiamo entrambi le telecamere, quindi dobbiamo alimentare entrambi le telecamere. Luce verde accesa, ok? Accendiamo entrambe le telecamere dal pulsantino power. Hello. A questo punto vedete sono tutte e due cariche e associate, infatti quando riprendono vedete si accende il LED blu. Ragazzi, per spostare il pannellino solare abbiamo una prolunga di 3 metri. Se avete la possibilità di posizionare la telecamera in una fonte di luce abbastanza consistente, potete anche fissare il pannellino direttamente sopra la telecamera. Ci sono due viti necessarie per fissarlo. Ora diamo una sistemata al cavetto e abbiamo terminato. Allora, come già detto, l'utilizzo di queste telecamere è molto semplice, si fa tutto dall'applicazione. Eccola qui. E abbiamo le due telecamere installate, rinominate portone e giardino. E questa è la stazione base dove si può impostare anche tutto direttamente da qui. Andiamo a vedere in questo caso la telecamera del giardino. Da qui abbiamo la sorveglianza intelligente e possiamo settare varie opzioni: rilevamento di persona, rilevamento di veicoli, rilevamento di animali, controllo del parcheggio. Questo è rilevamento armi e animali pericolosi, bisogna sbloccare e comunque pagare un abbonamento per avere queste due opzioni. E la cosa molto interessante è intrusione nell'area e si va ad impostare una serie di opzioni: l'area di rilevamento, i metodi di allerta, il metodo di allarme intelligente, dove gestisce tutto la telecamera per avere meno falsi allarmi. Quando rileva una persona parte la frase che abbiamo selezionato. Attenzione, sei entrato in un'area di sorveglianza ad alta definizione. La seconda possibilità che abbiamo è di personalizzare l'allarme e possiamo scegliere di attivare o disattivare la luce bianca, che sarebbe il LED, e il suono di allarme. In questo caso lasciamo la stessa frase, però con la modalità di allarme personalizzata la telecamera manda immediatamente l'avviso. Attenzione, sei entrato in un'area di sorveglianza ad alta definizione. Ultima possibilità di personalizzazione, oltre che a scegliere le frasi, è il suono di allarme. Quando rileverà la persona non emetterà più una frase, ma emetterà un suono di allarme.
con questo kit di telecamere non abbiamo bisogno di attivare il cloud, perché va a registrare direttamente nella micro SD posizionata nella base delle telecamere all'interno del nostro appartamento. Quindi anche se qualcuno dovesse comunque danneggiare la telecamera esterna, la registrazione rimane sempre al sicuro. Da questo menu video ed audio possiamo scegliere la qualità dei video che va a registrare, 4K o in modalità inferiore, e da qui possiamo aumentare e diminuire il volume dell'altoparlante, e da qui registra o meno l'audio. La cosa che mi è piaciuta di più è che ha senso, possiamo attivare o disattivare la sorveglianza delle telecamere, modalità assente, e da qui ci possiamo andare ad impostare le varie opzioni, registrare video, notifiche e allarme audiovisivo. Possiamo anche deselezionare queste opzioni, ma non ha senso secondo me, perché quando siamo fuori casa basta eseguire questa opzione, vedete, e le telecamere si predispongono per l'allarme. Quindi qualsiasi movimento verrà rilevato, arriverà una notifica sul telefono o sullo smartwatch, quello che abbiamo, dove ci farà vedere l'anteprima della ripresa. Mentre quando siamo a casa possiamo andare a disattivare queste opzioni. Modalità a casa, disattiviamo la registrazione video di entrambe le telecamere, in modo che quando arriviamo a casa clicchiamo su questa icona e le telecamere non riprendono più l'evento, perché siamo a casa, quindi non ha senso registrare di continuo i video. Questo menu, ragazzi, è spettacolare. Possiamo attivare o disattivare l'altoparlante, cambiare la modalità di registrazione del video, possiamo mettere in 4K o Full HD, registrare un breve video, quindi se abbiamo bisogno di registrare in tempo reale un pezzo di video lo possiamo fare tranquillamente, e andrà a salvarlo all'interno del telefono. E qui ci sono gli eventi registrati in selezione con le anteprime, l'orario, e possiamo sia ascoltare l'audio che salvare il video direttamente sul nostro smartphone. Ed in ultimo, da questo menu visualizzazione multicam, il telefono si imposta per vedere in tempo reale le due telecamere in funzione. Qui vedrete gli allarmi, quindi le notifiche quando la telecamera o le telecamere avranno registrato un evento. Finalmente un'applicazione con molte informazioni al posto giusto e semplice da utilizzare. Bene amici, il video termina qui. Abbiamo visto insieme l'installazione e l'utilizzo di questo kit di telecamere della OSU modello T2 4K Ultra. Vi ricordo, da 2 telecamere a 6 telecamere con base interna, dove va a salvare i filmati. Ovviamente per far funzionare il tutto abbiamo bisogno di un cavo di rete che andrà collegato al modem di casa per dargli la connessione, quindi tenete a mente questa cosa. Per il resto funzionano in totale autonomia. Poi, come al solito, qua sotto nella descrizione del video, se avete dubbi o perplessità lasciate un commento, vi risponderò appena possibile. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, non fate i soliti ticchi ragazzi, mettetelo un mi piace. Noi ci si vede in una delle prossime puntate. Un bacione da Francesco, ciao belli, statemi bene.